In questa lezione vi insegnerò a dipingere dei sassi con dei marker acrilici liquidi che ho scoperto recentemente, che hanno un ottimo rapporto tra l'altro qualità-prezzo. Iniziamo con prendere dei sassi. Ho scelto dei sassi lisci di fiume, ho tracciato un disegno. Faremo per esempio come soggetto una bambina, faremo un pesce e anche un gatto. I marker acrilici sono questi, vanno prima agitati prima di poterli usare e poi è possibile usarli su veramente tantissimi materiali. Io li ho sperimentati sulla stoffa, sul vetro, sulla ceramica e anche in questo caso sui sassi. Come potete vedere, faccio un disegno veramente semplice, il colore scorre molto fluido e si asciuga comunque abbastanza velocemente. Ho deciso di fare questa bambina simpatica con un fiore che tiene nascosto dietro il vestito e un'espressione molto ingenua e serena. Alla bambina possiamo decidere di aggiungere anche del prato, dei dettagli e il tutto, come avete visto, ho scontornato anche con il pennarellino nero, sempre della Chuens, di questa marca di marker acrilici. A questo punto andiamo a fare per esempio un gatto. Anche in questo caso andrò a disegnare inizialmente. Scelto il soggetto, ho scelto un sasso tondo, proprio perché si presti bene avere il volume di un gatto rannicchiato, e comincio proprio dal musetto, dopo che ho fatto il disegno preparatorio, sempre con una matita di grafite. Parto dai bianchi, dal musetto, perché mi è più facile poi tenere il riferimento e andare a costruire tutto il resto. Dopo aver fatto il muso vado a dettagliare per esempio e a calcolare dove si trovano gli occhi che poi posso decidere di fare con l'iride sul blu, sul verde, quello potete decidere voi, e ricordatevi che potete comunque sempre rintervenire, perché sono dei materiali questi, i pennarelli acrilici liquidi, che sono coprenti, e quindi anche sul nero io potrò andare poi a mettere un dettaglio per esempio di bianco o di un colore molto più chiaro. Continuo con le zampette e poi farò appunto gli occhi e tutto il resto. Il tutto, come potete vedere, è fatto in maniera semplice e veloce, anche molto schematico, e quindi è un lavoro che potete effettivamente tutti riuscire a fare. Una volta fatto il gattino ci tenevo a farvi vedere il pesce, anche se è un lavoro un pochino più elaborato. Potete variare con i colori, anche con la forma del pesce, e io scelgo per esempio di partire anche qui dall'occhio, perché avrò come riferimento dall'occhio il resto, diciamo, della forma del pesce. Anche qui vado per esempio con un azzurro, oppure posso andare con un verde, sempre agitando i pennarelli, e poi anche con il bianco contorno l'occhio. Il lavoro più interessante da fare è quello di poter anche sfumare con questi pennarelli. Dopo aver fatto l'occhio vado a tracciare anche la bocca per non perdere i riferimenti, e poi ho scelto un arancio, e con questo arancio andrò a fare diverse sfumature. Logicamente posso lavorare combinando insieme anche i pennarelli, lo posso fare direttamente sul sasso quando ancora il colore non è asciugato, perché qualche secondo passa prima che il colore si asciughi. Per esempio qui sto mettendo un giallo, avvicino molto i due colori fino a fonderli. Ora passo con il giallo sull'arancio e poi farò l'inverso con l'arancio, andrò sul giallo.
È possibile poi fare anche una soluzione veramente originale, che è quella di stendere il colore su un piattino, su una superficie, può essere anche vetro, plastica. Scegliete i due colori che volete fondere e poi a fresco con il pennellino che usate anche per gli acquerelli potete andare per esempio semplicemente a miscelare i due colori e otterrete così una sfumatura semplicissima da ottenere. Potete farla più o meno trasparente, più o meno velata, oppure tenendo il colore più saturo verrà una sfumatura molto più definita. Questa io la trovo una cosa geniale da poter fare utilizzando questi pennarellini acrilici fluidi, liquidi, e andando avanti vedrete dettaglierò sempre più, e una volta asciugato il colore, che ci vuole davvero pochissimo, andrò a sovrammettere, per farvi vedere anche la coprenza del colore, andrò a sovrammettere per esempio alcuni dettagli, delle squame, delle pinne, anche sopra il colore che ho già fatto della base del pesce. Grazie per avermi seguita, spero che questo video vi sia interessato. In descrizione vi lascio comunque il link per poter eventualmente acquistare questi pennarelli che esistono sia in versione da confezione da 12 che da 24. Vi lascio anche un codice sconto che la ditta ha deciso di fornirmi per tutti coloro che seguiranno i miei video, ottenendoli davvero a un prezzo irrisorio. Vi invito a iscrivervi comunque al mio canale, a attivare la campanella, vi invito a lasciarmi anche un commento, se avete alcune richieste da fare potete farle e se è possibile cercherò di esaudirle, e vi aspetto alla prossima lezione allora. Ciao ciao!